L'immagine mostra una tabella, le performance delle cripto narrative del 2024 e le performance cripto narrative del 2025. Molto attenzione in questa immagine perché ci mostra delle cose interessantissime. Ovviamente non stiamo guardando i singoli token, ma un insieme di progetti che va a poi unificare alcune narrative, come ad esempio intelligenza artificiale, RVA, DeFi, i layer, DePi, memecoin, gaming. E questo è importante perché la rotazione di capitale avviene prima sulle narrative in generale e poi sui singoli token, ovviamente non tutti. Nel 2024 vediamo rendimenti folli, quasi un 3000% sulla narrativa dell'intelligenza artificiale, 2000% in generale sui meme coin, più 800% sugli RVA, DePin e DeFi sopra il 100%. Questi dati non indicano ovviamente i progetti migliori, ma la narrativa che è stata migliore di quell'anno e raggiunto anche il picco, il maggior rischio. Succede questo quando la liquidità aumenta, quando Bitcoin magari ha già corso e gli investitori cercano altri tipi di rendimenti. E i capitali si spostano verso le narrative ad alto potenziale, quindi ad alto rendimento percepito. Nel 2025 la storia è differente, fa vedere una contrazione. Intelligenza artificiale meno 50%, Depin e gaming meno 75%, DeFi, DEX e Layer, alcuni Layer 2 ad esempio in trend negativo. Restano positivi gli RVA e Layer 1. E questo non significa che le altre categorie siano fallite, ma che sono entrate in una fase di mercato differente. Ma vediamo tanto che cos'è una narrativa. Una narrativa cripto non è un settore sicuro, non è una promessa di rendimento, non è una tendenza eterna. Una narrativa è un contenitore, se vogliamo, di aspettativa, un'aspettativa di crescita, un modo in cui il mercato va a organizzare il capitale, uno strumento, possiamo chiamarlo così, temporaneo. E segue anche qua quasi sempre un ciclo: nascita tecnica, interesse iniziale, espansione mediatica, saturazione quindi al picco e poi abbandono. Il problema è entrare quando ovviamente ne parlano sempre tutti, come si dice, quando ne parlano tutti ormai è tardi, e soprattutto in fase di abbandono. La narrativa RVA, iniziata nel 2024, ha persistito nel 2025 e probabilmente sarà ancora qua nel 2026 perché il collegamento blockchain e finanza tradizionale resta comunque forte e necessario. Attira capitali istituzionali, hanno un framework, se vogliamo, di normative e regolamentazione più chiaro, anche se ne arriveranno altre. Risolvono un problema che è comprensibile anche al di fuori del mercato cripto, ma nel mercato tradizionale. Per anticipare una narrativa non si guardano i prezzi, ma si guardano i segnali del mercato in generale. Aggiornamenti tecnici, grant e venture capital dove vanno a investire, le attività open source, venture capital, chi investe, in quale fase e in che quantità di denaro, sempre dando un occhio al comparto macroeconomico. A differenza dei meme token, le narrative non esplodono mai per caso, ma seguono e sono una conseguenza di un contesto anche al di fuori delle cripto. Ed è interessante perché si vede anche in questo caso come ragiona il mercato e anche tutto quello che gli ruota attorno, anche tutti gli investimenti.